Velocità della luce, l'arte di far tornare i conti e altro ancora. Un saluto sincero. È arrivato il momento di informarvi di come mai non si può più misurare la velocità della luce. Iniziamo da alcune frasi da Wikipedia sull'argomento velocità superluminale. 1. La possibilità di viaggiare o comunicare a velocità superluminali è un problema in un universo che accetta la teoria della relatività di Einstein. Stiamo parlando di teoria, non è una legge né è un argomento reale. In un ipotetico universo, ipotetico abbiamo già visto che non è reale, in cui i principi della dinamica di Newton e le trasformazioni galileiane fossero leggi esatte, sì, lo dicono loro perché non possono nascondere sempre la verità. Se fossero leggi esatte, invece che approssimazioni, sarebbe vero ciò che segue. Quindi ciò che segue non è vero, ma gli stupidi continueranno a foraggiarsi di concetti teorici. 2. La teoria, stiamo sempre parlando di teoria, della relatività ristretta impedisce agli oggetti di avere una velocità relativa che superi quella della luce e che la relatività generale si approssima a quella speciale in ambito locale, piccole regioni dove la curvatura dello spazio-tempo è trascurabile. Come è trascurabile? Si dà valore solo a quello che fa comodo? La relatività generale, stiamo parlando di teoria, prevede e permette che lo spazio tra oggetti molto distanti possa aumentare a velocità superiori a quella della luce. Anche qui si parla di teoria. Tutto ciò che è scritto fino ad oggi non può più essere modificato perché la velocità della luce non si misura più. E la ragione è semplice. Non è più possibile farlo dal 1983. In quell'anno si è deciso, nella 17ª conferenza generale per i pesi e le misure, di cambiare la definizione di metro. Da quel momento in poi il metro diventa la distanza percorsa dalla luce nel vuoto nel giro di 1 diviso 299.792.458 secondi. Ma come hanno fatto a misurare la velocità della luce? Divertitevi sulla pagina di Wikipedia, perché qui non esiste alcuna prova concreta, ma solo credo, miti storici e accettazione dell'incapprettamento mentale. Per l'analisi di tutto questo, quello che leggete su Wikipedia, vi invito a prendere visione del maestoso e divertente lavoro dell'ingegnere chimico ricercatore Romano Confritti sulla pagina di Extrapedia, L'arte di far tornare i conti. Trovate il link nella descrizione del video. Per quanto riguarda Michelson, Morley e Sagna, se non avete voglia di leggere, trovate le voci sul fornito indice alfabetico, pertanto leggo solo alcune cose significative di questo importante documento. La massa di Mercurio non c'è nell'equazione relativistica, è ritenuta trascurabile rispetto alla massa del Sole. In concreto, il modello fisico-matematico architettato per calcolare la pezza relativistica numero 43 da aggiungere al patchwork chiama in causa la massa di Mercurio, ma poi inspiegabilmente la trascura e il pianeta è assimilato a un puntino avente velocità v. Alla faccia della coerenza. A coloro che ancora fossero in grado di trovare una minima motivazione per continuare a sostenere la teoria della relatività, mi preme ricordare l'essenza fondamentale della teoria. In relatività tutto si muove rispetto a qualcos'altro e niente è assolutamente fermo o in movimento. Ciò costituisce le fondamenta della teoria, ovvero quel gruppo di proposizioni su cui poggia tutto il castello di carte. Ebbene, per produrre ciò l'artefice della teoria è costretto a una pesantissima assunzione che è in evidente contrasto con il concetto di relatività stessa, ovvero quello di assumere l'assoluta immutabilità della velocità della luce sulla quale tutto si basa. L'assunzione fondamentalmente contraddice la teoria stessa. Prima, sulla velocità superluminale, vi ho mostrato che la relatività generale prevede e permette che lo spazio tra oggetti molto distanti possa aumentare a velocità superiori a quella della luce. È una supercazzola bella e buona. Per finire vi informo che la teoria della relatività è stata ripudiata da buona parte della comunità scientifica già da molto tempo. In altre parole, Heisenberg, Congresso dei Premi Nobel giugno 1958. I 400 scienziati della Società Americana di Fisica, 25° Congresso di New York, marzo 1958. Hideki Yukawa, Premio Nobel, Conferenza dell'Atomo di Ginevra, settembre 1958.
Heisenberg, al congresso dei premi Nobel, svoltosi a Lindau in Germania, nel giugno 1958 dichiarò che la scienza si trova nella necessità di abbandonare la teoria di Einstein, perché le sue contraddizioni con i risultati sperimentali non possono essere sanate con un semplice artificio matematico. In linea con quanto fin qui esposto, vi invito a gustare una brillante citazione di un anonimo, la trovai scritta nell'ufficio del mio professore di macchine. La frase su cui esorto la riflessione personale è la seguente: confondere il modello matematico con la realtà è come entrare in un ristorante e mangiarsi il menù. Da La scienza non è uguale per tutti, video del fisico nucleare Roberto Morini, pubblicato il 5 dicembre 2018 dal minuto 6:53. Velocità della luce. I particolari riferiti all'elettrone che, come tutto il resto, non sfuggono al setaccio e agli effetti nefasti della relatività einsteiniana, hanno posto in evidenza questo punto, ma, come già descritto in altro articolo, per conoscere esattamente la velocità della luce occorre a prioristicamente conoscere la distanza altrettanto esatta tra due corpi, che è possibile ottenere solo se si conosce già l'esatta velocità della luce. Magari provate a rileggere più volte questo concetto, chissà che, così, non possiate assumere la portata di tale assurdità e le ripercussioni che comporta. Rammento a tale proposito questa dichiarazione. Sebbene poco appariscente, il lavoro di Hipparcos è di importanza fondamentale. Senza misure accurate di posizione e soprattutto di distanza non si può fare astrofisica. Assegnarle allora un valore per giunta costante, Einstein, è ridicolo e lo diventa ancor di più se consideriamo la predetta missione Hipparcos dell'ESA, satellite per ottenere parallassi ad alta precisione, il cui obiettivo era di misurare i parametri astrometrici di circa 120.000 stelle con una precisione da 2 a 4 milliarcosecondi. Per altri dettagli si veda Terra, il grande inganno, che per ora, alla luce di nuovi calcoli, ha sbagliato la distanza tra la Terra e la stella polare di oltre 1 milione di miliardi di chilometri. 111 anni luce? Perché all'interno delle fantasie scientifiche questo errore diventa clamoroso? Perché la stella polare è usata come punto di riferimento per misurare la scala delle distanze nell'universo. David Turner, presso Halifax University. Anche le dichiarazioni di Giuseppe Bono, astrofisico dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma, lasciano basiti, giacché riconosce ufficialmente, durante un'intervista del 24 novembre del 2010, un grado di incertezza di questo tipo di misurazioni del 30-40%, ricerca pubblicata anche su Nature. A questo punto, come le più attendibili, ci restano solo le lanterne di quel truffatore di Galileo o gli specchi riflettenti di Borelli. Ma nonostante ciò, che rappresenta solo alcuni dei molteplici esempi possibili che screditano totalmente i valori riferiti alla velocità della luce, qualcosa è cambiato? Nemmeno per sogno. L'universo deve restare infinito e la Terra rotonda, dispersa e insignificante come un granello di sabbia nel vento, altrimenti tutti quegli imbecilli che si cibano principalmente di pane ed Einstein come farebbero a sopravvivere? Perché non si prova a considerare una più concepibile velocità della luce compresa tra 662,9 miglia al secondo, temperatura uguale a 0, e 665,5 miglia al secondo, delta temperatura? E tenete presente che io zappo già la terra nel mio orto, mentre fisici e astrofisici, che l'agricoltura saprebbe bene come impiegarli, ancora no, purtroppo. E adesso vi mostro quante balle vengono diffuse tutt'oggi senza che ce ne rendiamo conto. Leggete bene qui su Wikipedia fra gli esempi che vi fanno credere e nemmeno ve ne rendete conto. Rappresentazione acustica della velocità della luce. Ad ogni suono la luce ha compiuto un giro completo intorno all'equatore. Per inciso, oltre alla velocità che non sappiamo quanto sia esatta, la luce non compie assolutamente alcun giro completo intorno all'equatore, viaggia in linea retta, diversamente avremmo 24 ore di sole se non spruzzassero porcherie con gli aerei.
È ora di smettere di credere alla fantasia di velocità della luce, fotoni, fononi e modelli matematici diffusi da esseri iniqui senza più alcun rispetto per gli esseri umani. Grazie per aver guardato fino in fondo. Non dimenticare, se ancora non lo hai fatto, di regalare o regalarti i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male, sempre in pronta consegna. Anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè è ben accetto attraverso PayPal. Tutti i link in descrizione.